Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni generali per la seconda parte di aprile 2022. Sono previsioni collettive, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo vi consiglio anche di ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami. Gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda parte di aprile 2022. Il matto. Cari amici dei gemelli, si parla di chiusura di ciclo. Si parla di anche genuinità a livello di emozioni, a livello di sensazioni, a livello anche di intenzioni magari per qualcuno. C'è la voglia di andare alla scoperta, c'è la voglia di buttarsi in cose nuove. E il matto mi parla comunque anche di quello che è una sorta di fiducia. Magari c'è qualcuno che in questo momento sta pensando di fare proprio quello che chiamano il salto di fede. Guardate, benedetti, carta numero 22, è una bellissima carta perché dice che qualsiasi sia la strada che voi state per intraprendere, siete benedetti. Quindi sento fortemente che c'è qualcuno da lassù che veglia su di voi. Assolutamente, qualsiasi tipo di iniziativa voi prendiate o stiate pensando o vogliate prendere, assolutamente è benedetta. È come se ci fosse una, come vi posso dire, una mano da lassù che vi aiuta a far diventare oro quello che toccate, una cosa del genere. Partiamo con una torre e probabilmente è per quello che abbiamo qui il matto, questa sorta di chiusura di ciclo di cui si parlava prima. Abbiamo poi la carta del sole, abbiamo la regina di spade e abbiamo un 8 di coppe. Allora, partiamo da una torre, quindi qui sicuramente c'è stata una discussione, c'è stato un problema, c'è stato un diverbio, una divergenza che comunque ha, diciamo così, fatto crollare l'ego di qualcuno o fatto crollare le certezze di qualcuno, ok? In effetti poi abbiamo anche il sole mi parla di crescita, mi parla di espansione, mi parla anche di nascita, quindi per qualcuno si potrebbe fare riferimento alla nascita magari di un bambino piuttosto che di un nuovo progetto o di un qualche cosa di nuovo comunque. Il sole parla sempre di espansione e di crescita. Per qualcuno potrebbe fare riferimento alla sfera, diciamo così, delle amicizie, ok? Abbiamo poi una regina di spade e questa regina di spade potrebbe fare riferimento a una persona che è all'interno della vostra vita, magari è proprio questa persona che ha provocato la torre. Potrebbe anche essere la vostra energia, nel senso che magari avreste voglia di essere un pochettino più determinati o determinate, un po' più freddi, un po' più come posso dirvi, più razionali, più logici, più calcolatori. Abbiamo anche un 8 di coppe e l'8 di coppe qui sento che fa riferimento al fatto che non ve ne vogliate andare da un qualche tipo di situazione o di relazione. Potrebbe essere un andarsene sia a livello fisico, quindi potrebbe parlarmi di quello che è un trasferimento, o semplicemente magari c'è qualcuno che l'8 di coppe in realtà è la carta del ricercatore, quindi è come se qualcuno non volesse andare a fondo di un qualche tipo di situazione, potrebbe proprio essere la situazione, di cui parlava la torre. Andiamo a vedere che altro. Abbiamo un re di pentacoli e abbiamo un 5 di coppe.
Allora, Re di Pentacoli anche qui potrebbe far riferimento a una persona che entra nella vostra vita o potrebbe far riferimento a una persona che vi dà una mano in questa situazione o in questa relazione. Nel momento il Re di Denari rappresenta un uomo buono, un uomo generoso, un uomo appunto che è pronto o comunque si presta ad aiutare. Può anche far riferimento per qualcuno a un terapeuta, a un medico, a un avvocato, a una persona diciamo che ha una carica, importante, Abbiamo poi anche un 5 di coppe e qui sento che molte persone sono ancora, diciamo così, legate un po' al passato, no, vi ricordo che avevamo la torre qua all'inizio, quindi probabilmente questa situazione non la si riesce tanto a lasciarsela indietro. C'è sempre mi parlano di vittime, quindi io sento che qualcuno tende a, diciamo così, rimanere legato al passato, rimanere legato magari a questa torre, senza rendersi conto che in realtà, ci sono ancora un sacco di cose, valide insomma, per cui vale la pena andare avanti. Abbiamo poi la carta del carro al contrario e qui, sento che c'è una sorta di indecisione, okay, sul che via prendere, dove vado, da che parte vado, come faccio a espandere questo sole. Forse anche un po' per quello che c'è la carta di benedetti, nel senso che, qualsiasi strada voi vogliate intraprendere, sarete comunque benedetti. Okay, voglio andare a vedere nello specifico perché abbiamo la torre qui per gli amici dei gemelli. Abbiamo un re di spade e un 6 di coppe, wow! Per molti potrebbe fare riferimento a quello che è una relazione di tipo di anime gemelle, okay? Probabilmente qua, è crollato un sogno di qualcuno, è crollato quello che era una speranza, quello che era, ehm, mi mi dicono ideologia, quindi non so se questa ideologia era legata a una persona, nel senso che voi avevate una determinata idea di quella persona o vi siete fatti o fatte un'idea di quella persona che poi in realtà non era così, okay, oppure semplicemente potrebbe essere che conoscendo la persona vi siete resi conto che magari non era quello che questa persona, diceva di essere insomma. Andiamo a vedere il sole e ripeto, vale sia che sia una lettura, diciamo così, che per voi vibra per il lavoro, sia che sia una lettura che per voi vibri a livello familiare o di coppia. Okay, e qui abbiamo un 2 di spade al contrario e un asso di coppe. Ho 2 riferimenti, 3, al fatto che si parli di bambini, di nascite, ma potrebbe anche essere nascita di un progetto, okay? Sento che per qualcuno c'è il dubbio se fare iniziare questa cosa oppure no, fondamentalmente. C'è un qualche cosa di nuovo che sta nascendo in questo periodo. Può essere una nuova relazione, può essere perché l'asso di coppe sì, è vero, fa riferimento ai figli, alla nascita proprio di quello che è un figlio, ma anche all'innamoramento, Quindi e visto che abbiamo comunque la carta del sole, sento che per molti potrebbe essere l'inizio di un innamoramento, l'inizio di e magari questa regina di spade potrebbe essere la persona con cui voi vorreste iniziare questo tipo di relazione o di contratto o di collaborazione, insomma. Andiamo a vedere la regina di spade per piacere. Abbiamo un 7 di denari e un cavaliere di spade. La sensazione che ho io è che qualcuno si stia, diciamo così, un po' trattenendo, se vogliamo. Abbiamo 7 di pentacoli, mi parla di attesa. Sta un attimino così, aspettando di muoversi per avere le idee un pochettino più chiare, o perlomeno nella speranza di avere le idee un pochettino più chiare. Andiamo a vedere qual è l'otto di co che cosa mi dice l'otto di coppe.
Abbiamo un fante di bastoni e un re di bastoni. Wow. Allora, l'8 di coppe, come vi dicevo, è un po' la carta del ricercatore spirituale, ok? Ma è anche una carta che parla di allontanamento, parla di allontanarsi dalla situazione in cui si è per fare un lavoro di introspezione. Quello che sento io è che qualcuno qui si deve allontanare da questo fante di bastoni e questo re di bastoni, che potrebbero anche essere la stessa persona, la stessa energia. Allora, per certi versi è come se, qualcuno, tra di voi non fosse abbastanza egoista da volersi prendere questo momento per sé. Cioè, nel senso che il fatto di staccarsi da questa situazione, da questa relazione, da quello che per voi è come se vi facesse sentire egoisti. Però io sento che non è così, cioè nel senso, avete solo bisogno di fare quel tipo di lavoro interiore di cui parlavamo prima. Inoltre, nel momento in cui voi vi staccate da questa energia, okay, potrebbe essere che entri questo questo re di pentacoli. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Wow! 3 di spade al contrario e la stella al contrario. Mh. Io credo che molti di voi, nonostante questo re di pentacoli possa presentarsi nella vostra vita, che ripeto potrebbe essere un'altra persona a livello romantico, una nuova proposta di lavoro, un nuovo collaboratore, però io sento che molti, sono ancora talmente presi dal dolore che hanno provato, che è come se non vedessero speranze di iniziare una cosa con una una relazione, una collaborazione, un progetto insomma con questo re di denari. Andiamo a vedere il 5 di coppe per piacere, grazie, perché guardate di nuovo il carro al contrario, era già uscito qui e al contrario. Sì, perché questo 5 di coppe un po' vi blocca. E regina di spade al contrario. Sono uscite la regina di spade e il re di spade. Quindi per qualcuno potrebbe far riferimento al fatto che siete anime predestinate. Però, ripeto, di nuovo qui con questo 5 di coppe io sento che c'è qualcuno che è ancora proprio lì, in questa fase di confusione mentale, in questa fase di pensieri, in questa fase del: "Ah, se avessi fatto questo, se fosse andata così". Però, ecco, diciamo che è una fase in cui che non serve fondamentalmente, perché le cose il passato non si può cambiare, però sì si può cambiare il modo in cui si guarda il passato, eh. Però ecco, cercate di focalizzarvi sul futuro perché se no rimanendo in questa situazione, non riuscite a prendere una decisione. Fatemi vedere il carro al contrario. Abbiamo un 4 di coppe. Sì, e un fante di coppe al contrario. Allora io qui sento che c'è qualcuno che sta aspettando delle scuse che in realtà non arrivano ed è per quello che non si sa bene da che parte muoversi, non si sa bene, che cosa fare. Ci sarebbe la voglia di cominciare qualche cosa di nuovo, ci sarebbe la voglia di espandersi, però comunque questa torre ha avuto il suo peso, okay, abbiamo qui anche un 3 di spade al contrario, un 5 di coppe. Ehm Per certi versi sento che state aspettando troppo i movimenti dell'altro, come se, non prendeste iniziativa. Il fatto è che voi non avete una sicurezza di base, diciamo così, per prendere un'iniziativa, per far prendere anche una direzione a quello che potrebbe essere questo progetto, questa relazione o magari semplicemente la vostra vita. Okay, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale a me fate felice e potete mettere un like al video, potete iscrivervi, commentare o condividere. Bene, conscio e inconscio per gli amici dei gemelli, vediamo che carte ci danno. Ok,
completamento e possibilità. Wow! Dunque, il completamento è la carta del mondo, parla della fine di un ciclo, esattamente come il matto, è un arcano numero 0, la chiusura di un ciclo. Okay, quindi siete consapevoli che, insomma, alla fine, diciamo così, siete in una fase di completamento che in realtà non è mai completamente completa, scusate il bisticcio di parole. Però praticamente questa carta vi vuole, diciamo così, ricordare che quello che è completo oggi, magari tra una settimana non lo è più, perché si cambia nella vita, no, quindi alla fine quello che magari vi è sembrato completo fino ad adesso, da adesso in avanti magari non lo è più, non vi serve più così com'è. E quello di cui non vi rendete conto sono le possibilità che avete fondamentalmente, okay? Quello di cui non vi rendete conto è che c'è un mondo là fuori che vi aspetta. Sì, ma perché siete ancora talmente, focalizzati su quello che avete perso, su quello che avete lasciato indietro, sul fatto che non sia andata come vi aspettavate magari in questa relazione, situazione lavorativa o quello che veramente non state, diciamo così, sfruttando il tempo a vostro favore per iniziare a pianificare il futuro, sento io. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte di questi oracoli, vediamo che messaggio di luce vi pazienza. Vi ricordo che avevate anche la carta del 7 di pentacoli qua, eh. Sii paziente e permetti al destino di di svilupparsi secondo i propri passi, diciamo. Bene, cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.